Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovissimo video. Come promesso ad inizio mese, oggi vi svelerò la terza sorpresa che ho pensato per voi. Farò da oggi e una volta al mese o insomma una volta in 2 mesi una ricetta ispirata ad un film. Quindi ho unito un'altra mia passione, che è quella dei film, alla cucina. Partiamo oggi con una ricetta fantastica, una ricetta diventata iconica, ormai è la frittatona di cipolle del secondo tragico Fantozzi, quella che mangia guardando la partita che poi dopo viene tragicamente interrotta. Quindi seguitemi, perché è una ricetta veramente semplicissima, però molto molto simbolica. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci alla preparazione della mitica frittatona di cipolle di Fantozzi. Per fare la frittata di cipolle occorreranno uova, cipolle, sale grosso, sale fino, pepe, olio, acqua. Basta, non serve altro. Cominciamo subito pulendo le cipolle, mettendole un po' a stufare, perché devono appassire, non devono soffriggere. Ok, quindi si parte con le cipolle. Ok, allora tagliamo le cipolle. Le cipolle io le faccio molto fini, a rondelline molto fini, in maniera tale che si stufino per bene, in questo modo. Ok, allora le cipolle sono state tagliate molto finemente. Ci metto subito un po' di sale grosso e un pochino d'acqua e abbondantino olio. Una frittata si condisce solo con le cipolle e l'olio praticamente. Questa la metto sul fuoco, piano piano la lascio andare, nel frattempo si sistema le uova. Ok, mentre la cipolla soffrigge passiamo alle uova. Per far venire una frittata un po' più altina, un po' più spumosa, io divido i rossi dai bianchi e i bianchi li monto un po' come se si dovesse fare un dolce, ovviamente non in quella maniera, ma li faccio un po' prendere aria e inizio a montare un po' con la frusta i bianchi. Solito consiglio: zuppiera in frigorifero una mezz'oretta, aiuta a montare. A metà aggiungo il sale. Se vi stancate approfittate per girare le cipolle. Ok, raggiunta una spumosità in questa maniera, così più o meno mi fermo. La frusta la uso anche per i rossi, non facciamo viceversa, perché se i rossi sporcano i bianchi poi dopo non montano più. Qui ci andiamo subito di sale e di pepe. Ok, a questo punto ci unisco i bianchi. Ecco fatto. Un altro piccolo consiglio: fatelo a ridosso di versarli nella padella questo lavoro. Ora io l'ho fatto per motivi di riprese prima. Quando le cipolle sono quasi pronte fate questa operazione, che insomma ci vuole 1 minuto, ok, così evitate che l'uovo si smonti, che il sale inizi a cuocerlo, eccetera eccetera. Sposto tutto, ci vediamo ai fornelli. Eccoci arrivati alla cottura della frittata. Dunque le cipolle hanno stufato una mezz'oretta. Per capire quando sono stufate le cipolle vi metto qui il link a un video, c'è una famosa, ormai diventata famosa battuta su come riconoscere le cipolle stufate. Riassumendo, devono essere quasi trasparenti e aver perso quell'odore acre tipico delle cipolle. Ci ho aggiunto un altro pochino d'acqua durante la cottura, perché sennò sarebbero seccate troppo. Allora adesso andiamo a mettere le uova in questo modo. Gli diamo un'altra giratina. Vedete, sono molto molto spumose. Ok, a questo punto le mescoliamo un po' prima che inizino a cuocere alle cipolle. Ok, e lasciamo andare. Mentre la frittata inizia a rapprendersi, io mi sono preparato qui un coperchio, che è quello che utilizzerò anche per girarla. Questo è piatto e entra perfettamente dentro la padella, quindi questo è il coperchio perfetto per raccogliere la frittata quando la gireremo. Adesso la copro un attimo così si cuoce meglio. Se non aveste un coperchio di queste dimensioni dovete prendere un piatto
che sia delle stesse dimensioni più o meno del coperchio, che entri comunque dentro la padella. Uguale, lo lasciate andare, poi dopo mettete la mano e girate il tutto in questa maniera. Comunque si fa la stessa cosa con il coperchio, che vi faccio vedere tra qualche minuto. La frittata deve cuocere non troppo, perché comunque gli ingredienti sono quasi tutti cotti, l'uovo ci mette pochissimi minuti. Deve essere non liquida, quindi quando la muovete non deve essere liquida. Dopodiché la giriamo. Allora, la frittata ha cotto pochi minuti, un paio, e deve venire così, si deve asciugare, ok? Per capire quando è pronta da girare, non è un po' troppo alto, si deve staccare, quindi muovendo la padella questa deve essere libera, ovviamente. Se non si liberasse da sola, aiutiamola con una spatolina, si scalza piano piano dai bordi, tutto giro giro giro, si continua a muoverla un po', quando è così si può girare. Come si fa per girarla? Dunque si mette il coperchio o il piatto famoso, ci si protegge le mani con un torcione, bene, ben saldo, in questa maniera. A questo punto si fa un movimento rapido così e si capovolge completamente, in questo modo la sentirete cadere sul coperchio. Quindi si separa coperchio da padella e si rigira molto semplicemente. Se non viene perfetta si aggiusta, non è assolutamente un problema. Ecco fatto. E questa la facciamo cuocere un altro paio di minuti, 3 al massimo. Eccoci all'assaggio. Mentre aspettiamo che si freddi, vi ricordo che se vi fosse piaciuto questo video mettete il like, scrivetevi i commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun video, fatemi pubblicità, ok? E come diceva il ben amato Fantozzi nel suo film, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peloni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Eviterò quest'ultima parte. Frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Allora, la frittata è venuta bella soffice, spumosa, è leggerissima. Adesso la assaggiamo. No, vabbè. Mamma mia. Un dolce. Allora, in attesa della partita di stasera, brindo alla vostra e mi raccomando, ricordatevi di spengere il telefono. Alla prossima! Ehi, Pino, mi raccomando, sto cantando! Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca di... Siete collegati, gentili telespettatori, con lo stadio di Wembley in Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali.